Ieri c'è stato l'ultimo concerto di Aurora. L'impatto che questo personaggio ha all'interno del gioco è indiscutibile e sicuramente ne continuerò a parlare nei vari episodi dedicati alla storia di Sky. Ma qui si va oltre. Chi è Aurora? Una cantante, sì, ma non nel significato commerciale che ormai pervade la scena musicale mondiale delle radio, ma nel senso più vero e profondo. Un cantante, o in questo caso una cantante, sono coloro che danno suono a ciò che non lo ha. Sono coloro che trovano le parole laddove mancano. Sono quelli che costruiscono mondi ideali in cui lasciarsi andare o denunciano, con la raffinatezza di un Cyrano de Bergerac, le infamie di questo mondo. La musica risveglia qualcosa in chi l'ascolta ed è l'arma inoffensiva più potente che abbiamo. In questi casi mi piace sempre fare alcuni esempi, in particolare ricordare l'episodio di Leningrado, l'attuale San Pietroburgo. Le truppe naziste stavano assediando la città, uno degli assedi più lunghi e devastanti della storia. Il grande compositore, Dmitri Sostakovich, compose la Sinfonia numero 7 in Do maggiore come opera di resistenza culturale e spirituale. Ebbene, la composizione divenne un simbolo di resistenza e venne suonata durante l'assedio da un'orchestra ridotta. Ma gli altoparlanti rivolti verso le truppe tedesche lanciarono quel grido di resistenza e di forza, e fu così, nella notte di Leningrado, che i soldati vennero confusi e impressionati dalla forza di quell'evento. Sembrava che tutta la città stesse cantando per liberarsi. Esistono tanti altri eventi legati alla musica che risvegliò le coscienze e smosse i popoli contro le ingiustizie. Sicuramente uno dei più contemporanei fu la musica di protesta nel 68, che aiutò a sostenere le proteste verso un governo che stava massacrando un popolo dall'altra parte del mondo. Oppure, per restare in tema più pop, guardate l'anime giapponese Macross del 1982. La trama, in breve, parla di un popolo puramente bellico che non conosce alcuna forma d'arte e che vuole invadere la terra. E pensate, l'unico elemento che pone freno alla follia omicida di questo popolo è Lin Min-mei, una cantante che risveglierà nel popolo invasore emozioni sconosciute, mettendo in crisi la loro identità e il loro comando militare. Beh, vi chiederete perché avete aperto un video del concerto di Aurora e siamo qui a parlare di queste tematiche. Riflettete sulle canzoni della cantante norvegese. Coscientemente o no, si è fatta voce di una generazione che deve esplorare il proprio buio, di una battaglia contro la guerra, di amore e connessione verso la natura, del pianto di chi ha perso per colpa dell'uomo, fino alla celebrazione di un regno dove gli ultimi saranno i primi. Vivere il concerto di Aurora non è solo puro passatempo, è entrare in un tunnel che parla di noi. Così come tutta la storia di Sky ci parla, tramite la metafora di un mondo lontano e misterioso, della nostra condizione umana. Aurora entra in Sky e sembra che entrambi sono sempre esistiti insieme. Le canzoni della cantante norvegese penetrano nel tessuto della storia di Sky e lo gonfiano. Lo rendono più chiaro e visibile. Una simbiosi che non poteva essere fatta da nessun altro se non da lei, che si fa voce di quel piccolo mondo. Non è una persona,
ma un globo di luce che sorge dalle tenebre e si fa persona solo per interagire meglio con noi. Il concerto è una storia a sé. Il mondo in decadenza, qualcuno in un luogo oltre il tempo e lo spazio, un luogo che probabilmente è la parte più profonda di noi, la sta chiamando. Così inizia il concerto. Una sfera oscura cattura tutti gli spettatori dell'arena e di colpo siamo in mezzo al vuoto. Un risveglio interiore. La stiamo chiamando noi per avere chiarezza su ciò che sta succedendo nel mondo. E lei spiega e ci chiede se riusciamo a comprenderlo. La scena si evolve. Sorprendentemente compaiono loro. Sapete chi sono? Sono quegli spiriti che vediamo nel Consiglio degli Otto. In qualche modo fanno parte di quel richiamo. Ma di questo ne parleremo un'altra volta nella serie dedicata alla storia di Sky. Tutto ciò che vediamo, infine, si trasforma in lei, nello spirito di Aurora, anche noi stessi. Forse tutti coloro che sono lì presenti, e questo concetto continuerà a esistere fino alla fine del concerto. Siamo noi, lei, e lei è noi. E grazie a ciò capiamo quanto sia profondo il legame di ogni Children verso questa cantante, che si è fatta spirito di giustizia e misericordia. Lo spettacolo va avanti. Ad ogni canzone c'è l'esortazione a vivere attivamente quel momento. I see you, dice. E poi invita tutti anche a piangere. Non vuol dire essere tristi, ma sentirsi liberi di esprimere le proprie emozioni in un mondo che vuole reprimerle e anestetizzarci. Nessuno può rimanere indifferente di fronte agli abusi e allora bisogna tornare alla terra, bisogna ergersi a guerrieri dell'amore, bisogna urlare che nulla ha più valore della natura e che noi siamo parte di essa. Ma il mondo di Sky, così come il nostro, crolla sotto gli interessi personali, sotto la brama di conquista e dominio, sotto la scelleratezza di chi ignora le grida di dolore. Aurora, in questa canzone, mette dentro dei tamburi che vibrano con la parte più ancestrale di noi. Adopera dei vocalizzi tribali, perché in quei suoni universali noi comprendiamo comunque ciò che vuole comunicarci, anche senza parole. Di fronte a noi solo desolazione. Non esistono guerre giuste e sui campi di battaglia non resta che la desolazione. Ma ogni favola ha il suo lieto fine. Aurora diventa una grande madre che con dolcezza si volta verso i suoi figli e gli dona un abbraccio. Quanto può diventare vero un videogioco in cui il giocatore percepisce quell'abbraccio consolatorio? Dopo aver vissuto la paura della guerra, dopo aver pianto la morte, vede la sua salvezza. Ovviamente non è Aurora cantante, ma è ciò che in quel momento simboleggia. Ci abbraccia, ci sussurra che tutto andrà bene e che torneremo ancora. Così come avviene nel finale canonico del videogioco, ogni spettatore di questo viaggio musicale, come viene giustamente definito dal gioco stesso, si ritrova con gli amici.
può tenere loro la mano mentre vola fra le costellazioni, guidato da quello spirito buono, e tutto sembra riallinearsi. Tutto sembra allora avere un senso, lontano dal mondo terrificante che hanno costruito. L'alba sorge, un nuovo giorno. L'arena inquadrata dall'alto è vuota. Forse è stato solo un sogno? La musica tace. Dopo di noi non resteranno che edifici lambiti dal vento. E poi il gran finale. La grande madre ci riporta nell'arena e inizia a cantare Queendom, l'unica canzone che viene cantata lì, in quel posto, e tutto si trasforma in una festa di colori. Lei attira tutti a sé per poi lasciarli liberi. Perché questo è il senso della canzone. Non imprigioniamo nessuno, ma ogni persona repressa a questo mondo troverà la sua libertà. Non siamo più spettatori a cui tocca un posto preciso all'interno dell'arena o, se volete, all'interno del mondo, ma esseri umani che, liberi di volare dove desiderano, di giocare, di gioire, di lasciarsi trasportare, nessuno può giudicare e nessuno giudicherà, in un mondo dove ognuno è importante, dove ognuno vivrà libero. Grazie a tutti. Always remember, our lights shine brighter